Bentrovati nel podcast del modulo Come reclutare, accogliere e coinvolgere l'apprendista in azienda, realizzato nell'ambito del progetto Future Skills for Trainers e dedicato alle competenze del tutor aziendale. In questo episodio parleremo della quinta e ultima competenza trasversale, la gestione del tempo. Risponderemo alle solite 3 domande fondamentali. Che cos'è? A cosa serve e come si mette in pratica. Che cos'è? La gestione del tempo è l'abilità di organizzare e pianificare attività specifiche in funzione del tempo a disposizione, non solo in generale, ma anche rispetto agli obiettivi. È una competenza fondamentale per tutor e apprendisti, poiché permette di massimizzare l'efficienza e la produttività, riducendo anche lo stress. A cosa serve? La gestione del tempo serve a bilanciare le esigenze di formazione e apprendimento con quelle lavorative. Per un apprendista è fondamentale saper gestire il proprio tempo per poter sfruttare al meglio le opportunità di apprendimento senza trascurare le attività lavorative. Questa competenza svolge un ruolo chiave anche nell'atteggiamento che assumiamo nel contesto lavorativo. Come interpretiamo una scadenza? Quando iniziamo un lavoro che ha una scadenza più ampia del solito, come gestiamo le priorità? Cosa vuol dire essere in orario o rispettare una scadenza? Tutte queste domande evidenziano alcuni elementi critici della gestione del tempo legati a come le persone percepiscono il tempo e distribuiscono le varie attività, orientando il loro comportamento al lavoro. Come si mette in pratica? Qui occorre fare una distinzione dal punto di vista del tutor e dal punto di vista dell'apprendista. Dal punto di vista del tutor, il tutor può aiutare l'apprendista a gestire il suo tempo in vari modi. Ad esempio, può impostare un piano di lavoro chiaro e strutturato con obiettivi e scadenze ben definite. Può anche coinvolgere l'apprendista nella programmazione delle attività e nella revisione del piano stesso. Un esempio pratico. Supponiamo che un apprendista debba completare un'attività entro la fine della settimana. Il tutor può aiutarlo a suddividere l'attività in compiti più piccoli e gestibili, assegnando a ciascuna una scadenza. Questo aiuta l'apprendista a concentrarsi su un compito per volta, evitando di sentirsi sopraffatto e anche di fare confusione a volte. Dal punto di vista dell'apprendista, l'apprendista a sua volta deve imparare a gestire il proprio tempo in modo efficace, stabilendo le priorità. Questa è una delle cose più difficili all'interno delle attività lavorative e considerando anche il lavoro dei colleghi. Può farlo utilizzando strumenti come calendari, note, per la gestione del tempo. Un esempio pratico. Un apprendista potrebbe utilizzare un'agenda o un'app per la gestione del tempo per tenere traccia dei suoi compiti e delle relative scadenze. Potrebbe anche impostare promemoria per ricordarsi tappe intermedie o semplicemente per mantenere alta la concentrazione. Difficoltà e soluzioni. La gestione del tempo può presentare diverse difficoltà. Ad esempio, un apprendista potrebbe trovarsi a dover gestire più compiti contemporaneamente o potrebbe essere interrotto frequentemente durante il lavoro. In questi casi, tecniche come il time blocking o la regola dei 2 minuti possono essere molto utili. Vediamo più in dettaglio di che cosa si tratta. Ecco brevemente alcuni esempi di strumenti di gestione del tempo. Quello che spesso si sente nominare al numero 1 è la tecnica del pomodoro. Questa tecnica prevede l'uso di un timer per dividere il lavoro in intervalli di 25 minuti, separati da brevi pause. Dopo 4 pomodori si prende una pausa più lunga. Questo metodo aiuta a mantenere alta la concentrazione e a prevenire l'affaticamento. Voi vi chiederete, ma cosa c'entrano i pomodori? Ma
non c'entrano molto. In realtà è che a volte, soprattutto in passato, i timer da cucina avevano la forma di un pomodoro e quindi questo ha lanciato un po' l'idea di associare il concetto di timer a qualche cosa come un oggetto che si poteva trovare nelle cucine. In buona sostanza, dove l'attività lavorativa lo consenta, si può utilizzare questa tecnica per scandire i tempi di lavoro con intervalli predeterminati. Ecco. La seconda tecnica che vediamo riguarda il time blocking, cioè blocchi di tempo. Questa tecnica prevede la pianificazione di blocchi di tempo specifici per dedicarsi a compiti specifici o a categorie di compiti. Questo aiuta a prevenire le distrazioni e a garantire che tutte le attività ricevano l'attenzione necessaria. Infine troviamo la regola dei 2 minuti. Questa è la più semplice di tutte. Questa regola suggerisce che se un compito richiede meno di 2 minuti per essere completato, dovrebbe essere fatto subito. Se richiede più tempo, dovrebbe essere programmato per un momento successivo. In conclusione, la gestione del tempo è una competenza fondamentale per un apprendista, ma anche per i tutor. Non solo permette di lavorare in modo più efficiente e produttivo, ma aiuta a ridurre lo stress e a migliorare la qualità del lavoro. Il passo fondamentale per ottenere tutti questi benefici è fare attenzione a tutti gli elementi che compongono le diverse attività e stabilire uno spazio nel tempo per ciascuna di esse, considerando anche i collegamenti tra il proprio lavoro e quello dei colleghi, come causa e conseguenza delle proprie azioni. Grazie per aver seguito quest'ultimo episodio sulle competenze dei tutor e a presto per ulteriori contenuti formativi.